archiviato Clash in Italy, la WWE si concentra su Night of Champions che andrà a scena in Arabia Saudita sabato 27 giugno, un appuntamento molto importante che di fatto mette in palio anche tanti titoli. Avremo 6 match addirittura nella card e andiamo un po' in controtendenza rispetto a quanto avvenuto ultimamente, dato che sono sempre stati 5 i match nei primi live event. Direi di partire subito con quello che probabilmente sarà il main event, ovvero il Triple Threat match per il titolo WWE tra il campione in carica Cody Rhodes, Gunther e Sami Zayn. Praticamente già abbiamo avuto una rivincita di Clash in Italy tra Gunther e Cody Rhodes nello scorso puntata di SmackDown, chiamiamola rivincita, anche se di fatto non è che sia stato disputato proprio un vero e proprio match, dato che Sami Zayn come arbitro speciale, come prevedibile, è andato a fare molti impicci, molti più di quelli che mi aspettavo onestamente. Pensavo qualche altra intromissione, qualcosa del genere, però mi aspettavo che poi si arrivasse ad un Triple Threat match in Arabia Saudita. Allora, onestamente questo potrebbe essere lo scenario perfetto per rendere Sami Zayn finalmente campione, però allo stesso tempo io credo che Cody Rhodes manterrà la cintura. Potrebbe essere anche uno scenario utile per permettere a Gunther di diventare campione senza che Cody perda, chiaramente. Ci sono molti scenari aperti, però io vado con Cody Rhodes che resta campione WWE per il semplice fatto che continuo a pensare che Cody Rhodes a SummerSlam affronterà Randy Orton. Bisogna un attimo capire quali siano le condizioni di Randy Orton. Sappiamo già che non era al massimo a WrestleMania, il match infatti è stato molto deludente, poi è scomparso dai radar con quel tradimento ai danni di Pat McAfee, lo ricordiamo bene, e poi di Randy Orton non abbiamo avuto più notizie. Era stato anche pubblicizzato per qualche puntata di SmackDown, ma non è tornato. Che sia la volta buona a Night of Champions che Randy Orton possa tornare? Non lo so. Non so se potrà tornare lì, potrà tornare nella puntata successiva di SmackDown. Però io rimango della mia idea e seguo questa linea con Randy Orton che secondo me andrà a sfidare e battere Cody Rhodes a SummerSlam per il titolo WWE, motivo per il quale uscirà vincitore, l'American Nightmare, da questo match contro Gunther e contro Sami Zayn. Altro match molto bello che io ho avuto la fortuna di ammirare nel Raw successivo a Clash in Italy a Torino tra Bron Breakker e Seth Rollins. Quello è stato un match spettacolare. Adesso ce l'avremo all'interno della gabbia d'acciaio perché sarà uno Steel Cage match, quindi sarà ancora più spettacolare, ancora più incredibile. Chiaramente siamo sull'1-1 con Bron Breakker che aveva già vinto post WrestleMania a Backlash se non sbaglio. Poi Seth Rollins ha vinto il match nella puntata di Raw di Torino e a questo punto io credo che questa sia la sfida decisiva che immagino debba andare a favore di Bron Breakker se si vuole lanciare Bron Breakker verso la scena titolata. Però non escludo che invece verso la scena titolata ci possa tornare Seth Rollins contro Roman Reigns in futuro. Ci sono tanti intrecci da valutare, io però credo che questo match lo vincerà il nuovo leader del division, ovvero Bron Breakker, probabilmente con l'aiuto di Paul Heyman o comunque dei suoi alleati. Quindi io mi aspetto che Bron Breakker alla fine vinca questa rivalità dopo aver vinto anche il primo match contro Seth Rollins, che però non poteva assolutamente restare a zero contro il figlio d'arte, dato lo status insomma di Rollins. Avremo anche le finali del King e Queen of the Ring. Per il King of the Ring ci sarà Jey Uso che affronterà Oba Femi. Allora, parliamoci chiaramente, il match sembra scontatissimo, ovvero vittoria di Oba Femi che va per il titolo a SummerSlam contro Roman Reigns. Però c'è un Brock Lesnar di mezzo. Oba Femi l'ha anche detto nell'ultima puntata di Raw, si aspettava che comparisse Brock Lesnar, non è comparso, lo ha chiamato, vuole che esca allo scoperto e manca soltanto poco tempo, credo, prima che Brock Lesnar torni effettivamente a farsi vedere per attaccare Oba Femi. Lo scenario perfetto potrebbe essere proprio quello di Night of Champions, perché lì Brock Lesnar potrebbe interferire nel match con Jey Uso, regalare la vittoria a Jey Uso e poi a quel punto a SummerSlam avremo la bella tra Brock Lesnar e Oba Femi. Questa è la mia idea. A quel punto diventerebbe King of the Ring Jey Uso. Jey Uso dovrebbe, per volontà di Roman Reigns, quindi sulla carta, sfidare Cody Rhodes, però occhio che secondo me, viste le ultime vicende, dato che Jey Uso è stato anche scavalcato nei gradi all'interno della Bloodline da Jacob Fatu, il nuovo arrivato, io credo che Jey Uso invece possa andare addirittura a scontrarsi contro Roman Reigns. Poi, Jey Uso contro Roman Reigns a SummerSlam, a me non è che sia un match che fa particolarmente gola, anzi abbiamo avuto un match forse di livello molto più alto e molto più importante a Clash in Italy. Però in termini di storyline potrebbe essere il match
giusto, forse. Quindi io credo che potrebbe vincere Jey Uso, il King of the Ring, grazie all'interferenza di Brock Lesnar che andrà ad attaccare Obafemi. Vedremo se andrà così oppure no. Queen of the Ring invece con Liv Morgan che affronterà Io Sky. Liv Morgan è già campionessa del mondo e praticamente per lei è stato un torneo di esibizione, dato che non ha una sfidante per il titolo. Anche qui io mi aspetto un ritorno di Stephanie Vaquer, visto che la rivalità non è finita nonostante Liv Morgan abbia battuto la cilena a WrestleMania. E proprio per questo motivo non so se ci sarà il ritorno a Night of Champions di Stephanie Vaquer, penso di no, però ci sono anche tanti problemi all'interno del Judgment Day, soprattutto con Roxanne Perez che potrebbe essere prossima al turn face e al tradimento nei confronti di Liv Morgan. Vedremo cosa succederà all'interno del Judgment Day. In ogni caso io penso che a portare a casa la vittoria sarà Io Sky, diventerà la nuova Queen of the Ring e andrà a sfidare. Sulla carta anche qui potrebbe esserci il confronto con Liv Morgan, ma sappiamo bene che il vincitore del King e del Queen of the Ring può scegliere il suo avversario un po' come a WrestleMania, quindi non è da escludere che sia Rhea Ripley contro Io Sky a SummerSlam, che avrebbe sicuramente molto più senso di un Liv Morgan contro Io Sky, dato che Liv Morgan, ripeto, avrebbe da fare ancora con Stephanie Vaquer e anche con Roxanne Perez eventualmente. Ci saranno in palio anche i due titoli degli Stati Uniti, sia quello maschile che quello femminile. Quello maschile verrà difeso dal campione in carica Trick Williams contro Ricky Sainz. Questa io penso che sarà un'altra difesa di transizione da parte di Trick Williams, dato che l'ex campione di NXT e della TNA ha incominciato il suo regno a WrestleMania e non penso proprio che lo concluderà già adesso. L'unico motivo per il quale potrebbero pensare di togliere il titolo a Trick Williams è quello di mandarlo per il titolo massimo, ma a quel punto vorrebbe dire che non ci sono molte alternative e molte idee in vista di SummerSlam, e onestamente vedo che ci sono tante possibilità tra Gunther, Sami Zayn e lo stesso Randy Orton che ho citato prima. Quindi credo che Trick Williams resterà campione degli Stati Uniti battendo Ricky Sainz. E infine arriviamo al titolo degli Stati Uniti femminile, quello che detiene Tiffany Stratton e che difenderà dall'assalto di Jade Cargill. Tiffany Stratton ha già avuto a che fare con Jade Cargill per il titolo principale, l'ha anche battuta a SummerSlam dell'anno scorso, perché Tiffany Stratton ha vinto dopo che Jade Cargill si era laureata Queen of the Ring e quindi si era anche conquistata la title shot. Poi però la stessa Cargill si è presa un'ulteriore rivincita battendo Tiffany Stratton e è diventata campionessa fino a WrestleMania, dove poi è stata battuta da Rhea Ripley. A questo punto io credo che Tiffany Stratton porterà a casa questa vittoria, è campionessa da pochi mesi e non penso che verrà sconfitta Jade Cargill, soprattutto perché Jade Cargill ha da fare, oltre che con Rhea Ripley, la cui parentesi credo sia anche archiviata, soprattutto con Charlotte Flair, visto che l'ha infortunata e l'ha estromessa lei dal Queen of the Ring. Quindi immagino che, come si vocifera, potrebbe esserci questo match tra Jade Cargill e Charlotte Flair a SummerSlam, o quantomeno nei prossimi mesi. Quindi io penso che alla fine Jade Cargill perderà quel match. Qui anche penso che l'intermissione sia molto molto probabile, un po' come Brock Lesnar nel match di Obafemi. Charlotte Flair potrebbe costare la vittoria a Jade Cargill e quindi Tiffany Stratton molto probabilmente si confermerà campionessa degli Stati Uniti, proseguendo il suo regno come minimo fino a SummerSlam. Questo è tutto per quanto riguarda le predictions di WWE Night of Champions, che andrà in scena sabato 27 giugno e ricordiamoci ovviamente che potremo seguirlo in diretta su Netflix. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forcinet. Ciao a tutti!